Oggi Fabio, 40 anni, autista di autobus a Torino, ci racconta la storia più dura della sua vita. Una vacanza tra amiche, un profumo sbagliato e una confessione arrivata dalla persona più insospettabile. Ma attenzione, il motivo per cui quella verità è venuta a galla non è quello che immaginate, e il colpo di scena vi gelerà. Soprattutto, sentirete come Fabio si è rialzato, un giorno alla volta. Lui si è messo a nudo per noi. Aiutami a portarti altre storie così con un like, a te costa un secondo, per noi vale tutto. Faccio l'autista di autobus a Torino da quando avevo 25 anni. Linea 68, capolinea, deposito, ancora capolinea. 15 anni di matrimonio li ho misurati così, in turni e in fermate, in gente che sale e scende senza guardarti in faccia. C'è stato un periodo, l'anno scorso, in cui parlavo da solo sul bus vuoto delle 5 del mattino. Facevo le domande e mi davo le risposte, a bassa voce, mentre Corso Vercelli scorreva grigio dietro il parabrezza. Non l'ho mai detto a nessuno. Lo dico adesso perché ho imparato una cosa. Tenersi tutto dentro non è forza, è solo un modo più lento di affondare. Serena l'ho conosciuta che avevo 25 anni e lei 19. Saliva alla fermata di Piazza Statuto, sempre alla stessa ora, e io allungavo la sosta di 10 secondi per vederla salire. Capelli biondo oro, lunghi, con quelle onde morbide che sembravano fatte apposta per il vento della porta che si apre. Occhi color ambra, la pelle chiara come porcellana, con qualche lentiggine leggera che d'estate le spuntava sul naso. Quando finalmente le parlai, mi tremava la voce. Quando disse sì, in comune 15 anni fa, tremava ancora. Lei lavorava in una profumeria in via Garibaldi, io guidavo. Poi arrivò Diego, che oggi ha 10 anni, e il pallone incollato al piede sinistro. Una vita normale, bella, per me. I milioni non li avevo, ma avevo una donna che tutti si voltavano a guardare e che la sera si addormentava sulla mia spalla davanti alla TV. Pensavo bastasse. I segnali c'erano. Li vedo adesso, come si vedono le buche dopo che hai bucato. 1 anno e mezzo fa, Serena si era iscritta in palestra. Nuove amiche, un gruppo WhatsApp che si chiamava Le Sirene, aperitivi il giovedì. Era più allegra e io ero contento. Mi dicevo che le faceva bene. A giugno arrivò l'idea della vacanza. 1 settimana a Formentera, solo loro 4. Una cosa tra amiche, Fabio. La prima volta in vita mia. Dissi di sì. Le comprai perfino la crema solare, come un cretino orgoglioso. Nei giorni prima della partenza era nervosa e felice insieme, di una felicità che non c'entrava con me. In valigia mise un vestito che non le avevo mai visto. Il telefono, che una volta lasciava ovunque, adesso stava sempre a faccia in giù. Durante la settimana ci videochiamavamo alle 9 di sera, puntuale come un orario di servizio, sempre con lo stesso muro bianco alle spalle. Mai la spiaggia, mai le amiche, solo quel muro. Tornò più abbronzata e più silenziosa. Abbracciò Diego a lungo, troppo a lungo, con la faccia affondata nei suoi capelli. A me diede un bacio veloce e gli occhi da un'altra parte. E poi c'era il profumo. Io i profumi di mia moglie li conosco tutti, perché lavora in profumeria e porta a casa i campioncini da 15 anni. So distinguere quello delle occasioni da quello di tutti i giorni. Questo era nuovo, non era suo, non era da donna. Mi dissi che ero stanco, che i turni di notte mi mangiavano il cervello. Un uomo trova sempre il modo di non vedere quello che non vuole vedere. 3 settimane dopo mi chiamò Marta, una delle sirene, la più presente, quella che veniva a casa nostra a bere il caffè. Devo parlarti, Fabio.
da solo, non dire niente a Serena. Ci vedemmo un sabato mattina, in un bar vicino al capolinea. Avevo ancora la giacca della divisa addosso e la faccia del turno di notte. Ordinai un espresso. Marta girava il cucchiaino nella tazza vuota, senza zucchero, senza niente, solo per fare rumore. Poi alzò gli occhi. A Formentera è successa una cosa. La seconda sera Serena ha conosciuto un tipo al beach bar. È sparita 2 notti, Fabio. 2 notti. Tornava la mattina, si faceva la doccia e ci chiedeva di coprirla. Io non ce la faccio più a guardarti in faccia e stare zitta. Fuori passò il 68, il mio 68, con un collega alla guida. Lo seguii con gli occhi fino alla curva. Mi accorsi che stavo girando lo zucchero nell'espresso da 2 minuti senza berlo. Il corpo lo sa prima della testa. Avevo le mani fredde a luglio. Guidai fino a casa e non salii. Rimasi in macchina, nel cortile, 40 minuti a guardare la finestra della nostra cucina illuminata. Dentro, Serena preparava la cena e Diego faceva i compiti sul tavolo. Sembrava la vita di un altro. Da fuori, tutte le case sembrano felici. Quella sera aspettai che Diego dormisse. Serena stava mescolando qualcosa sul fuoco. Com'era il beach bar a Formentera, non si girò. Che vuoi dire? Chi è Serena? Il mestolo si fermò a mezz'aria. Passarono 5 secondi lunghi come una notte. Poi spense il gas, si sedette e cominciò a piangere, prima ancora di parlare. È successo una volta sola. Ero ubriaca, era il mare, era... Non significa niente, Fabio. Te lo giuro sulla testa di Diego. Non giurare su mio figlio, le dissi. Fu l'unica cosa che riuscii a dire. Non sono fiero di quello che venne dopo. Le controllavo il telefono ogni notte mentre dormiva, con il cuore che batteva come se il ladro fossi io. Bevevo grappa in garage, al buio, seduto sulla cassetta degli attrezzi di mio padre. Una notte urlai cose che non pensavo di avere dentro e la mattina trovai la porta di Diego chiusa e i suoi occhi che non mi guardavano. Poi provai la strada opposta, fare finta di niente, ricostruire. Proposi un fine settimana in Liguria, noi due. Lei disse sì, pianse, disse tutte le parole giuste. Io volevo crederle. Un uomo che ha costruito una casa non la butta giù al primo scricchiolio, anche quando lo scricchiolio è una crepa. In tutto questo c'era Marta. Mi scriveva: come stai? Se hai bisogno di parlare, io ci sono. E io avevo bisogno di parlare. Dio se ne avevo bisogno. Era l'unica che mi aveva detto la verità, pensavo. Ci prendevamo un caffè ogni tanto e io svuotavo il sacco. Una sera di settembre, in macchina sotto casa sua, mi mise una mano sulla mano. Serena non ti ha mai meritato, Fabio. Io non ti avrei mai fatto una cosa del genere. E si avvicinò. Mi tirai indietro come si tira indietro il bus quando sbagli la manovra. Di colpo, con lo stridore. Lei non si vergognò nemmeno. Ti volevo io. Ti ho sempre voluto io. Tornai a casa con una domanda piantata in testa come un chiodo. Se me l'ha detto per questo, cos'altro non mi ha detto? La risposta la trovai nel posto più stupido. Il vecchio tablet di Diego, quello dei cartoni animati, che anni prima Serena aveva collegato al suo WhatsApp e non aveva mai scollegato. Non ne vado fiero, ma lo aprii. C'era una chat salvata come S, palestra. Mesi di messaggi, non settimane, mesi. Buongiorno, buonanotte. Mi manchi. Screenshot di biglietti aerei. Lui si chiamava Simone. Trovai il profilo e quando lessi il cognome mi si fermò il respiro. Era il cognome di Marta, suo fratello. Il fratello minore di Marta.
istruttore in quella palestra. E nelle foto della cena in spiaggia a Formentera, quelle che le sirene avevano pubblicato ridendo, in fondo al tavolo c'era lui. Non era un tipo conosciuto al beach bar. Era lì per lei. Andai da Marta. Non urlai. Ero calmo, di quella calma che fa paura anche a te stesso. Le misi il telefono davanti. Lei guardò la foto e alzò le spalle. Gliel'ho presentato io, al mio compleanno, l'anno scorso. Le ho anche prestato le chiavi di casa mia qualche volta. Poi ho visto come ti stava riducendo e ho deciso che ne avevi abbastanza. Ne avevi abbastanza. Come se avesse spento lei l'incendio che aveva acceso. Non l'hai fatto per me, le dissi. L'hai fatto per te. Non rispose. Era la risposta. Quella sera stampai tutto in una copisteria di Corso Regina e misi i fogli sul tavolo della cucina, uno accanto all'altro, come si fa con i documenti dell'assicurazione dopo un incidente. Serena rientrò, li vide e si sedette senza togliersi il cappotto. 14 mesi, dissi. 3 viaggi tra amiche. 14 mesi, Serena. Stavolta non pianse subito. Guardava i fogli come se li vedesse per la prima volta anche lei. Non volevo perderti, disse alla fine. Non lo so cosa volevo. Almeno quello era vero. Fu l'unica cosa vera di quei 14 mesi. Il fondo lo toccai a ottobre. Dormivo sul divano. Guidavo male. Un giorno saltai una fermata con la gente che suonava e non me ne accorsi nemmeno. Una mattina, a colazione, Diego posò il cucchiaio nel latte e mi guardò con quegli occhi che ha lui, seri come quelli di un adulto in prestito. Papà, quando urli di notte, pensi che non senta? Non urlavo più con Serena da settimane. Urlavo da solo, in garage, contro nessuno. E mio figlio sentiva tutto. Quella frase mi fece quello che non erano riuscite a fare le foto, i messaggi, i fogli stampati. Mi svegliò. Da lì in poi feci le cose in ordine, come si prepara il bus la mattina. Controlli, uno per uno, senza saltarne nessuno. Un avvocato in via Cernaia. Una separazione civile, senza guerra, per Diego. Un bilocale in Barriera di Milano, al 3° piano, senza ascensore, con la cucina che a Diego piace perché si sente il treno. Settimane alterne. Ho imparato a cucinare qualcosa, oltre la pasta. Il ragù mi viene decente, la parmigiana ancora no, ma ci lavoro. Ho bloccato Marta ovunque. Il martedì vado in piscina, dove nessuno mi conosce e l'acqua non fa domande. Non è stata una linea retta. Una notte di novembre scrissi a Serena un messaggio lungo 3 schermate e lo cancellai lettera per lettera. Un'altra notte stavo per chiamare Marta, per solitudine, per rabbia, per farle male o per farmene, non lo so. Posai il telefono e uscii a camminare finché non mi passò la voglia di tutto. Ricadute. Ma la mattina dopo ero comunque al deposito alle 5, in divisa, con il bus pulito. Certi giorni la dignità è tutta lì. Presentarsi. Adesso è passato più di un anno. Con Serena ci parliamo davanti alla scuola di Diego. Frasi brevi, educate, come 2 ex colleghi di una ditta fallita. Lei e Simone non sono durati. L'ho saputo e non ho provato niente. Ed è stato quello il giorno in cui ho capito di essere fuori. Diego ride nella mia cucina piccola e la sua risata rimbalza sui muri meglio che nella casa grande. Sul frigo c'è un suo disegno. Io, lui e il 68. Se devo lasciare qualcosa a chi ascolta, è questo. La verità mi è arrivata da mani sporche, da una persona che la usava come una leva per prendersi qualcosa. L'ho presa lo stesso, perché la verità
non diventa bugia solo perché chi te la porta ha un secondo fine. Ma ho imparato a guardare in faccia chi me la porgeva. Chi ti apre gli occhi non sempre ti vuole bene. Però gli occhi, una volta aperti, restano tuoi. E con gli occhi aperti, alle 5 del mattino, Torino è perfino bella. A volte la verità arriva da mani sporche, ma gli occhi, una volta aperti, restano nostri. Fabio ce l'ha insegnato a caro prezzo. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì!